Ciao a tutte, sono Tiziana. Oggi volevo creare insieme a voi questa pochettina, questa borsa, io l'ho chiamata borsa cilindrica appunto per la sua forma che ricorda un cilindro. L'ho voluta realizzare in questo colore che amo moltissimo, che è il blu elettrico. Le rifiniture le ho messe in acciaio perché secondo me si intonano perfettamente al colore che ho scelto. Tutto ciò che vedete l'ho comprato da Tutti a Mano Luisa, vi invito come sempre a dare un'occhiata perché ci sono moltissime tonalità, non solo fettucce, cordini, insomma ci possiamo veramente sbizzarrire dando un'occhiata al loro sito per qualunque cosa abbiamo in mente di realizzare. Per cui a questo punto iniziamo immediatamente la nostra lavorazione. L'occorrente per realizzare la nostra borsa cilindrica sono i seguenti. Allora, circa 600-700 grammi di fettuccia, io ho scelto questa fettuccia blu elettrico, fettuccia in licra per l'esattezza, poi della catena, come colore l'accostamento secondo me viene veramente molto carino, per cui in acciaio, due moschettoni per attaccare appunto la tracolla alla borsa e ho scelto questa chiusura. Sul sito di Tutti a Mano Luisa troverete ovviamente anche altre chiusure di questo genere con altre forme, altri colori, così come per il discorso della fettuccia. Vi invito sempre ad andare a dare un'occhiata perché ha sempre cose nuove, colori veramente molto belli. Dopodiché per la lavorazione ci servirà un uncinetto numero 6, un marcapunti che io non avendolo mi sono attrezzata con una graffetta e poi vi vedrò, vi spiegherò perché serve appunto questo, ago tira fettuccia e una forbice, per cui possiamo iniziare il nostro video tutorial. Allora, iniziamo subito la lavorazione. Partiremo dal realizzare i laterali che sono due tondi e adesso vi spiego esattamente come realizzarlo. Io uno già l'ho fatto. Allora, si parte iniziando da un anello magico e dentro questo anello magico, catenella per bloccare il lavoro, dobbiamo realizzare 8 punti bassi al suo interno. Facciamo insieme 3, 4, man mano vado chiudendo, 5, 6, 7 e 8. Allora, io non chiuderò ogni giro, ma lavorerò a spirale, per cui ecco il motivo per cui ci servirà il nostro marcapunti. Allora, solitamente noi per realizzare i punti bassi, noi prendiamo le asoline e lo facciamo. In questo caso facciamo un punto diverso. Dobbiamo inserire non qui, ma in questo punto ben preciso, qui nel mezzo, aspettate, e dobbiamo prendere pure, vedete, queste asoline qui, dobbiamo andare al loro interno e facciamo il nostro punto basso. Per sapere dove inizia e finisce il giro, dopo aver fatto il primo punto, mettiamo il nostro marcapunti e iniziamo a fare i nostri aumenti. Poi alla fine questo filo lo tiriamo e chiudiamo poi il foro. In ogni maglia sottostante, prendendo sempre come vi ho detto, dobbiamo creare gli aumenti, quindi da 8 dobbiamo passare a 16, per cui il primo l'abbiamo realizzato, andiamo con il secondo, punto successivo, stessa cosa, vedete che si presentano queste due tipo asoline al centro, prendendo pure questa asolina qui sotto e andiamo a realizzare due punti bassi. Lo facciamo insieme un'altra volta, stessa cosa qui al centro, primo punto basso, secondo punto basso ed ecco
che si inizia a vedere il nostro disegno, per cui ci vediamo alla fine del nostro primo giro. E allora, eccoci arrivati alla fine del nostro secondo giro e abbiamo appunto 16 maglie. Togliamo il marcapunti e iniziamo facendo il nostro primo punto del secondo giro. Allora, questo secondo giro cosa facciamo? Un punto basso e un aumento, un punto basso e un aumento. Quindi qui al solito, vedete, in questo punto preciso, inseriamo l'uncinetto prendendo sempre pure la costa dietro e facciamo il nostro punto basso. Non ci dimentichiamo di inserire il marcapunti perché altrimenti poi non si vede più dove inizia e dove finisce il giro. Punto successivo facciamo un aumento, quindi 1 e 2, punto successivo un solo punto basso, sempre col punto preso così. Un'altra volta insieme, punto successivo, un aumento. Ed ecco qui. Ci rivediamo non appena arriviamo nuovamente a questo punto. Eccoci arrivati alla fine di quest'altro giro. Allora, togliamo il marcapunti e iniziamo a fare il primo punto del giro successivo. Quindi inserisco al solito, faccio il primo punto basso, marcapunti, quest'altro giro dobbiamo fare 2 punti bassi e un aumento, 2 punti bassi e un aumento per tutto il giro, per cui il primo già l'ho fatto, faccio il secondo e sul punto successivo il nostro aumento, 1 e 2. E così per tutto il giro, per cui ci rivediamo al solito alla fine. Ed eccoci arrivati alla fine di quest'altro giro. Adesso faremo l'ultimo, togliamo il marcapunti, l'ultimo giro, non si faranno più aumenti, mettiamo sempre il marcapunti al solito, non faremo più aumenti e faremo semplicemente un punto basso su tutte le maglie che si presentano. E ci rivediamo per farvi vedere come la chiuderò con l'asola di chiusura. Ecco arrivati alla fine, per cui togliamo il marcapunti, non servirà più, facciamo l'ultimo punto, tagliamo il filo, lo estraiamo, andiamo non in questo ma in questo, cerchiamo di creare l'asola di chiusura, poi andremo a nascondere il filo sempre dietro con l'asola di chiusura ed ecco che abbiamo terminato i nostri laterali, per cui ci vediamo per iniziare la parte centrale del corpo borsa. Adesso iniziamo la lavorazione del nostro corpo borsa. Io per la misura che voglio realizzare ho fatto 21 catenelle. Fatto questo non facciamo altro che tornare indietro con dei punti bassi, quindi verranno 20 punti, 20 maglie per l'esattezza. Ovviamente quello che dico sempre, voi potete realizzarlo anche gli stessi laterali più grandi, più piccoli, possiamo utilizzare molti punti differenti, insomma, poi sta a voi scegliere come ideare al meglio la vostra borsa cilindrica. Io semplicemente il corpo borsa ho deciso di realizzarlo andando avanti e indietro con dei punti bassi e
basta. Poi invece per quanto riguarda la realizzazione della padella, probabilmente deciderò di fare delle piccole diminuzioni per creare un po' di movimento, ma questo poi lo vediamo durante la lavorazione. Io qui nel frattempo sto arrivando alla fine. Questo comunque sono, diciamo, passaggi molto semplici, però io comunque lo faccio vedere. Finiti i nostri 20 punti, catenella, voltiamo il lavoro. Per il momento si attorciglia, ma man mano che poi andiamo avanti con il lavoro questo non succede più. E continuiamo. Ricominciamo con i nostri 20 punti. Ed ecco, a questo punto, non appena avete realizzato un pannello che soddisfa diciamo le dimensioni che volete realizzare, perché considerate che poi diciamo che la misura è data anche dalla circonferenza del nostro laterale più un'aggiunta per poter fare poi la nostra chiusura, per cui io non appena arriverò alla fine della nostra lavorazione vi darò anche la misura che io ho realizzato, per cui ci vediamo non appena arriverò alla misura desiderata. Eccoci arrivati alla fine dell'esecuzione del nostro corpo borsa. Allora, cosa ho fatto? Non appena ho finito l'ultimo giro, ho semplicemente creato tutto attorno la cornice con dei punti bassi. Per quanto riguarda la patella, io ho fatto delle diminuzioni laterali per creare questa sorta di gioco, la padella appunto che ha questa piccola rientranza. Non ho fatto la spiegazione perché se andate a vedere il mio tutorial sulla tracollina setata c'è la spiegazione dettagliata di come andare a fare le diminuzioni laterali per ottenere questo effetto. Come dimensioni, allora la mia misura 50 cm per 25, i nostri laterali sono circa 12 cm. Se voi utilizzate un altro tipo di fettuccia che magari è più sottile e volete quindi arrivare a questa misura, basta fare un altro giro dove farete 3 punti bassi in aumento, perché se vi ricordate l'ultimo giro era 2 punti bassi e un aumento, per cui a quel punto basta aggiungere un ultimo giro. Detto questo, io rigiro il lavoro. Allora lo metto dalla parte, questa sarà la nostra parte interna, stessa cosa, io già ho iniziato a cucire, io lo cucirò con un ago da lana, ho iniziato la cucitura del laterale. Cosa ho fatto? Io prendo le due asole, prendo quelle corrispondenti che stanno di fronte, non faccio altro che tirare, faccio un altro punto, due asole di fronte, e questa sarà la nostra cucitura. Potete cucire anche con l'uncinetto, io preferisco fare questa, e questo sarà il risultato. Per cui nel momento in cui andremo a finire la cucitura, io lascerò, così come punti di riferimento, 5 punti, 5 maglie libere, quindi arriverò qua per lasciare la parte aperta della borsa. In sostanza, ve lo faccio vedere un po' così, per ottenere questo effetto. Per cui, a questo punto, ci rivediamo non appena il corpo borsa è completato. Ecco a voi la borsa assemblata e terminata. Io non ho fatto altro che mettere la chiusura, i moschettoni, la catena ed eccola pronta. Devo soltanto, ve lo faccio vedere all'interno, devo soltanto poi nascondere i fili, ma intanto volevo farvi vedere il risultato finale, che è esattamente ciò che avevo in mente. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Non esitate a pormi delle domande se avete qualche dubbio su come realizzare o qualunque dubbio abbiate, per cui non ci resta altro che salutarci e ci vediamo al mio prossimo video tutorial.